Benvenuti in questa nuova puntata della rubrica Ma che domande fai? Oggi parliamo di relazioni di coppia. O meglio, di rapporti di relazione di coppia. Questa è una delle domande che mi fanno più spesso, e domande molto simili, tipo non riesco a comprenderla o comprenderlo, come posso fare per migliorare o come posso fare per capirla o per capirlo. Insomma, tutte domande molto simili che comunque vertono tutte sul problema di coppia o di comunicazione o di relazioni di coppia. Vedremo anche nella mappa dei talenti, vedremo qualcosa per capire, no? Come comprendere l'altra persona, perché naturalmente per migliorare il rapporto di coppia bisogna comprendere e per comprendere bisogna saper ascoltare non soltanto con le orecchie, ma lo vedremo comunque dopo. Se ti interessa lavorare sulla tua relazione, resta fino alla fine perché ti farò vedere come puoi scoprire e come utilizzare la mappa dei talenti per migliorare la tua relazione di coppia. Prima però di parlare di relazione di coppia, se non l'hai ancora fatto, ti chiedo di mettere un like e di seguirmi su questo canale YouTube per non perderti i prossimi video su questa nuova rubrica Ma che domande fai? E adesso partiamo subito con la sigla. Ed eccoci qui in una nuova puntata. Allora, parliamo di relazioni di coppia, dunque stiamo parlando di amore. Naturalmente per relazioni di coppia si parla, anzi possiamo immaginarlo, no? Sia come relazione tra fidanzati, sia relazione tra, diciamo, persone sposate, persone con famiglia, sia persone che hanno un rapporto con una persona anche agli inizi. Anzi, diciamo che se incominciamo dagli inizi, o meglio, se capiamo, prima ancora di aver creato o, diciamo, dei problemi, delle situazioni dove bisogna poi lavorare per smontare, no, quei feedback che si sono creati, è meglio, è meglio. Allora, da cosa incominciamo? Incominciamo dall'ascolto empatico. Che cos'è l'ascolto empatico? Perché questo è uno dei problemi principali che purtroppo ci portano a causare tante incomprensioni. L'essere umano è concentrato su se stesso, ok? È strutturato così. Diciamo che la persona più importante per noi siamo noi stessi. Anche se noi, quando una persona sta male, o quando una persona muore, o quando abbiamo qualcuno di molto vicino, che potrebbe essere un fratello, un figlio, o la persona che amiamo, o un nostro genitore, noi soffriamo quando sappiamo che stanno male, quando sappiamo che hanno un problema, di fatto il problema di base è che siamo noi che soffriamo. Noi soffriamo anche se l'altra persona non soffre. Ognuno di noi ha un meccanismo per, diciamo, sopperire, no, a quei problemi dolorosi per cercare di evitare di soffrire, per cercare di evitare di soccombere anche, no? Da un punto di vista di dolore, di sofferenza, diciamo, non soccombere morte, no? Soccombere nel senso soffrire molto. Dunque, quando una persona sta male e noi soffriamo, in realtà noi stiamo soffrendo per noi stessi. L'essere umano è egoista di base, no? È egoista perché è fatto così. Non perché è un egoista, cioè, come termine brutto, no? Egoista, è una persona insensibile, no? Dunque egoista, insensibile, fredda, cattiva, eccetera. No, è egoista perché pensa prima a se stesso. Ed è quello che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo prima pensare a noi stessi che agli altri, perché se noi non stiamo bene,
non possiamo far star bene neanche gli altri, non possiamo aiutare nessuno se noi non stiamo bene. E dunque siamo fondamentalmente egoisti. Qualcuno avrà da ridire su questo fatto? Ci sta, anzi vi invito a commentare questo video e a dire la vostra. Però non è questo l'argomento di oggi. Oggi dobbiamo parlare di come posso migliorare la mia relazione di coppia, ok? Anche qui si denota un punto di vista egoistico, no? La mia relazione di coppia, perché è mia, perché io voglio che migliori, perché se no sto male. E dunque anche questo punto di vista è un po' egoistico, ok? Ma è normale che sia così, è normale. Anzi, è un bene che sia così. Purtroppo, purtroppo per alcuni aspetti è vero che siamo egoisti di base, ma facciamo cose che non sono giuste, che non sono corrette, che non vanno bene, perché non portano delle soluzioni o dei miglioramenti nella nostra vita. Ma perché? Perché mancano delle conoscenze di base. Ok? Ma torniamo indietro. Di cosa si lamentano maggiormente le persone? Sono tanti i motivi, no? Però, diciamo, i più comuni sono non mi capisce, non mi ascolta, non è attento, pensa solo a se stessa o a se stesso, non siamo in sintonia, non stiamo andando nella stessa strada, abbiamo idee contrastanti, insomma, sono tanti i motivi che accusano la maggior parte delle persone. Allora, uno dei problemi principali è che non sappiamo ascoltare. Molte persone non capiscono la differenza fra sentire e ascoltare. C'è una differenza, una grande differenza fra fra questi due termini, perché da una parte sentire, tu senti anche se sei impegnato a fare altro, quando ascolti sei impegnato a fare quella determinata cosa, cioè è un ascolto attivo, stai ascoltando, sei concentrato sull'altra persona. Per sentire bastano le orecchie, noi sentiamo con le orecchie. Per ascoltare non bastano le orecchie. Noi ascoltiamo anche con gli occhi, dunque osserviamo, ascoltiamo anche a pelle, ascoltiamo anche a sensazioni, ascoltiamo anche con il cuore. Dunque, quando devi ascoltare per comprendere veramente, ti devi concentrare sull'altra persona. Nel farlo ti devi mettere nei suoi panni. Quando si parla di ascolto empatico, non è una tecnica di ascolto dove tu fai determinate cose, no? Dunque hai tutta una serie di cose da fare, dunque che sarebbe una tecnica. La tecnica è un qualcosa di freddo, l'ascolto è un qualcosa di proattivo, è un qualcosa di coinvolgente. Sei lì che ascolti, che sei concentrato sull'altra persona per comprendere. Ci sono persone che vivono assieme da tanti anni e ancora non conoscono quali sono i gusti dell'uno e dell'altro. Ci sono persone che non sanno cosa gli fa piacere o le fa piacere, e che non sanno quali gusti hanno in fatto di cibo, no? Di abbigliamento, di uscite, di comportamenti, di luoghi. Cioè non conoscono, ma anche i colori, no? I colori, i gusti, eccetera. Non conoscono veramente la persona che sta al loro fianco. Dunque, la prima cosa da capire è che bisogna saper ascoltare. Per ascoltare dobbiamo concentrarci sull'altra persona. Non capiscono, anzi, l'errore che fanno solitamente è quello di essere già pronti a dare una risposta, essere già pronti a dare la propria versione dei fatti, quando magari l'altra persona non vuole, non l'ha chiesto. Sono pronti a dare la soluzione sulla cosa, no? Quando l'altra persona non l'ha chiesto, magari vuole soltanto e semplicemente parlare. L'uomo e la donna sono fatti in maniera diversa e si comportano in maniera diversa. Poi ci sono uomini che hanno una polarità più femminile e donne che hanno una polarità più maschile, ok?
E dunque ci sono persone più sensibili e meno sensibili, più perspicaci e meno, più attente. Ci sono persone più attente, dunque hanno, diciamo, sono più avvantaggiate da questo punto di vista. Altre persone devono proprio farlo, cioè ce l'hanno di loro, ce l'hanno come carattere, ce l'hanno come talento, ce l'hanno come, boh, non lo so, comunque ce l'hanno. Altre persone devono proprio concentrarsi, devono proprio impegnarsi a farlo. A alcuni viene più facile, altri hanno bisogno proprio di concentrarsi. Comunque, di base c'è questo. Questo è, allora, questa capacità, no, dell'ascolto empatico è una, diciamo, una componente molto importante per una delle interazioni umane che si chiama vinco-vinci. Il paradigma vinco-vinci vuol dire che tu vinci se fai vincere l'altra persona. Ma attenzione, non deve essere qualcosa di tipo quando si dà la ragione ai fessi, no? Ma deve essere qualcosa di compreso, qualcosa che che viene dal cuore, perché si comprende che se tu vuoi star bene, devi far star bene anche le persone che stanno al tuo fianco, che vivono con te. Non puoi star bene se gli altri stanno male. Mettiamo dentro all'interno di una famiglia. Come puoi star bene tu se l'altra persona che vive con te sta male, se i tuoi figli stanno male? Non puoi star bene. Dunque se vuoi star bene, devi pensare a far star bene gli altri. Ci sono delle situazioni in cui magari devi, tra virgolette, perdere, no? Ma lo si fa per vincere. Dunque, scelgo adesso di perdere perché capisco che l'altra persona si trova in un momento, no, in un momento negativo, in un momento brutto, ha bisogno di aiuto, no? E far vincere l'altra persona in quel momento vuol dire aiutarla a riprendersi per poi ritornare al vinco-vinci. Ok? Questo è un paradigma molto importante che lo possiamo utilizzare in qualsiasi relazione, sia per la relazione di coppia, sia nel lavoro, e sia con i propri collaboratori, dipendenti, colleghi, con qualsiasi persona, con i nostri figli, insomma, con tutti. Quello che bisogna fare quando le cose vanno male è concentrarsi, anzi, è cambiare focus e concentrarsi sulla domanda cosa possiamo fare ora per ripristinare le cose, per riportare le cose come erano, per migliorare questa situazione. Non bisogna trovare un compromesso, perché il compromesso toglie a tutti e due, toglie da una parte e dall'altra. Il compromesso lo si fa in certi casi, ma non quando si vuole star bene. Quando si vuole star bene, bisogna trovare una soluzione che vada bene a entrambi. Dunque, non il mio punto di vista, non il tuo punto di vista, ma un punto di vista comune che migliora sia la mia situazione che la tua. Dunque, non un compromesso, ma una scelta migliore per entrambi. Ok? Perché il compromesso toglie. È importante conoscere l'altra persona, dunque attraverso domande per capire quando le cose stanno incominciando ad andare male, perché cosa succede? Molte volte quando le cose stanno incominciando, stanno prendendo una brutta piega, incominciamo a metterci nelle nostre posizioni, a rinforzare, no, i nostri punti di vista. Invece bisognerebbe capire l'altra persona e dire che cos'è che non va, cosa c'è che non va in questo, qual è il problema, che cos'è che non ti piace, capire il punto di vista dell'altro e non prendere posizione e cercare di vincere, perché non funziona, si rovina solo i rapporti e si creano quei feedback, quelle situazioni che poi ritornano a galla sempre nei momenti di litigio, ok? E quelli tra l'altro sono quelli peggiori perché rovinano i rapporti, sono quei momenti dove noi togliamo il peggio di noi, no? Quando siamo proprio arrabbiati, quando le cose proprio vanno a schifio, quando le cose proprio sono quasi al limite, no?
quasi al limite di rottura, no? È lì che diamo il peggio di noi. Ecco, bisogna evitare di creare quei feedback. E dunque ai primi segnali chiedere che cos'è che non va. È in quei momenti che noi dobbiamo prendere il controllo, evitare di farci trascinare, no, dalla situazione, dalla rabbia, da tutte quelle emozioni negative e fare domande per comprendere, perché molte volte nasce, anzi il problema è una stupidaggine che nasce da un'incomprensione, veramente da problemi stupidi, veramente banali. E dunque chiedere che cos'è che non va, cos'è che non ti va in questa cosa, qual è il tuo punto di vista, che cos'è che ti fa star male, insomma, tutte domande per comprendere, ok? Ma deve essere qualcosa di voluto, di sincero, non una tecnica, qualcosa di sincero. Ora, una volta capito, no? Una volta capito questo, che è naturalmente la base, non c'è bisogno di una mappa per comprendere questo, non c'è bisogno di un aiuto esterno per comprendere questo in questo momento. C'è bisogno quando noi ci troviamo naturalmente in quella situazione dove abbiamo già creato il danno, dove noi stiamo male per quella situazione. Allora c'è bisogno di un aiuto esterno, ma in questo momento basta comprendere, bisogna essere consapevoli, essere nel qui e ora per comprendere che dobbiamo essere consapevoli del potere che abbiamo di far accadere queste cose, di portare, perché noi abbiamo un potere enorme, che è quello di portare, di ottenere quello che vogliamo, naturalmente avendo le conoscenze e la volontà di fare ciò che per noi è meglio. Perché quando noi vogliamo, per esempio, il vinco o vinci, no? È vero che noi vogliamo il bene dell'altro, no? Io ho appena detto poco fa che il vinco o vinci è prima far stare bene l'altro e poi star bene noi. È un punto di vista egoistico anche quello, ma lo facciamo con etica, nel senso che comprendiamo che per poter star bene noi dobbiamo far star bene l'altro. Il fine è quello di star bene noi. Dunque è un fine sempre egoistico, star bene noi, però bisogna comprendere che per star bene noi dobbiamo far star bene anche gli altri. Cioè, quello che non fa i governi, che non fanno i governi, che non fanno i politici e che non fanno molte persone, molte aziende che pensano soltanto egoisticamente ai loro profitti. Ok? Allora, andiamo sulla nostra mappa dei talenti. All'indirizzo numerologiaesoterica.com, mappa dei talenti, potete cliccare qui in alto, sulla destra o in basso qui a sinistra, e poi inserire la nostra data di nascita. Naturalmente dobbiamo guardare sia la nostra mappa che la mappa del nostra compagna, ok? E in questa mappa, in questi 14 numeri, quali sono i numeri che dobbiamo guardare? In primis, il numero della relazione. La relazione ci dice come ci relazioniamo con il nostro partner, come ci relazioniamo con la persona che amiamo. E qui possiamo capire quali sono i gusti, quali sono le cose che l'altra persona, che noi e l'altra persona piace vivere, provare, vedere, sentire, quali sono i comportamenti che la persona vuole o piace vivere, provare, sentire, eccetera. Nel fare una mappa di coppia, no? Nel vedere come si comporta l'altra persona, naturalmente dobbiamo fare la stessa cosa, aprire un'altra pagina, andare sempre sulla mappa dei talenti, mettere la sua data di nascita. Dobbiamo fare così, avere due mappe, ok? E guardare il numero della relazione nostro e confrontarlo col numero della relazione del nostro partner. Come possiamo vedere, qui abbiamo da una parte l'11 e dall'altra parte un 4. Quali sono i comportamenti dell'11 e i comportamenti del 4? Cioè che cosa vorrebbe l'11 e cosa vorrebbe il 4? L'11, per esempio, è una persona molto attenta, è una persona che ha
che dà valore a se stessa, perché l'11 è il valore della persona, ok? Anche il 4 dà valore a se stesso, ma in maniera differente. Il 4 vuole comandare, ok? Il 4 vuole avere una posizione di dominio e l'11 non sopporta, non vuole avere qualcuno che lo comandi, perché l'11, ricordatevi, può diventare permaloso e può anche urtarsi, dunque arrabbiarsi a seconda dei comportamenti dell'altro. Dunque la cosa importante qui è capire l'altra persona, oltre che naturalmente capire se stessi, perché se noi non ci conosciamo, perché in primis dobbiamo imparare a comprenderci noi. Dobbiamo imparare a capire come funzioniamo, perché se non capiamo come funzioniamo, come possiamo capire gli altri? Dunque, una volta che avete fatto il lavoro su voi stessi, cioè per capire cos'è che ci piace, cos'è che ci dà gioia, cos'è che mi rende felice, cos'è che mi rende orgoglioso. Io tra l'altro ho un corso, un videocorso su questo sito che parla proprio di queste cose. Si chiama Change Your Life. È un corso che tra l'altro, se volete, se vi fa piacere, vi posso dare un coupon sconto per acquistare a un prezzo veramente scontato quel corso. Lì parlo di relazione, lì parlo di vinco-vinci, parlo di tutta una serie di cose che sono fondamentali e importanti per migliorare il nostro rapporto di coppia. Ok? Dunque, una volta che vi conoscete voi stessi, perché dovete conoscere voi stessi, dovete capire cosa vi piace, cosa vi dà gioia, cosa vi rende orgogliosi, cosa vi rende fieri, dovete capire che cosa anzi, dovete capire come siete fatti. Allora e solo allora andate a vedere, a cercare di capire l'altra persona. Come ho detto, dico sempre, noi viaggiamo sempre a vista, a sensazioni. Noi pensiamo di sapere cosa l'altro vuole senza conoscerlo veramente. Ok? Dunque è importante fare un lavoro di consapevolezza e andare a conoscere prima se stessi e poi l'altra persona. Poi, naturalmente, non dobbiamo soffermarci soltanto al numero sulla relazione. Dobbiamo guardare anche gli altri numeri sulla mappa, perché, per esempio, il giorno di nascita ci dice quello che ci piacerebbe, anzi, ci piace fare ogni singolo istante della giornata, ogni singolo istante della nostra vita. Tant'è vero che si chiama desiderio profondo. Dunque è ciò che desideriamo fare, ciò che ci piacerebbe fare. Ma c'è anche il numero dell'anno, la personalità profonda. Ci sono tanti numeri che dobbiamo guardare, perché i numeri si influenzano tra loro. Per esempio, il numero della personalità profonda è molto forte. Infatti, mentre il giorno di nascita ci dice cosa ci piacerebbe fare, la personalità profonda ci dice come siamo. Sono due aspetti diversi, uno riguarda l'essere, l'altro riguarda il fare. Dunque, come siamo comporta tutta una serie di atteggiamenti, di comportamenti, di attitudini, di talenti. E poi naturalmente ci sono anche gli altri numeri, per esempio la chiave emotiva che ci dice che cosa ci fa emozionare, dunque anche lì che cosa ci piacerebbe vivere, provare, così come il numero del lavoro, no? Per noi è molto importante il lavoro. Il lavoro è forse è una delle aree o dei ruoli più importanti per noi. Ci sono persone che danno più importanza a quello che fanno al lavoro che alla loro vita sentimentale, alla loro vita di coppia, alla loro vita personale, individuale, no? Come individui, perché danno molta più importanza e senso, significato al loro ruolo come lavoratore, perché magari hanno una carriera, perché magari si sentono importanti e per altri motivi. Ok, dunque, questo è ciò che riguarda la mappa. Sintetizzando, dobbiamo capire che cosa è importante per l'altra persona.
Dobbiamo capire che cosa invece odia, che cosa può infastidirla, che cosa può ferirla. Dobbiamo capire quali possono essere i punti di incontro, dunque i possibili compromessi, però ricordiamoci che i compromessi tolgono, ok? Tolgono qualcosa dall'uno, tolgono qualcosa dall'altro, per poi trovare o scoprire quali cose invece si possono fare che apportino dei benefici sostanziali, cioè che vanno bene per l'uno e per l'altra. Ok? Queste sono le cose più importanti. Queste nascondono comunque o comportano degli impegni. Dunque bisogna impegnarsi a conoscersi, cioè a conoscere noi stessi, e bisogna impegnarsi a conoscere anche l'altra persona. Solo così si possono trovare soluzioni migliori per entrambi. E solo così si può iniziare a vivere delle situazioni, delle avventure, provare delle emozioni, costruire qualcosa e anche avere diciamo, dei benefici nelle altre aree della nostra vita. Se noi stiamo bene nella relazione di coppia, stiamo bene o possiamo comunque impegnarci e concentrarci meglio anche nel lavoro. Se noi stiamo male nella nostra relazione di coppia, cioè se stiamo male in famiglia, stiamo male anche nel lavoro, perché ci portiamo comunque dietro i problemi. Non è che possiamo o che riusciamo a creare un distacco netto tra la vita familiare e la vita lavorativa. Dunque, spero di aver dato dei suggerimenti, di aver anche dato dei consigli, degli aiuti a qualcuno che magari vive delle situazioni dove queste cose che ho detto possono essere utili per migliorare la propria vita, migliorare anzi la propria relazione di coppia. Ci vediamo al prossimo video e grazie come sempre e ciao.